Il tema di oggi è la legge è perfezionata nell'amore. La verità è una ed eterna. Realizza un'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, leggiamo: perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Grazia significa il potere di elevarsi spiritualmente. Verità significa l'esperienza delle realtà divine, non l'espressione di quell'esperienza interiore nel mondo esteriore. L'amore divino è ciò che l'anima sperimenta nel suo stato di unità con Dio. La gentilezza è la manifestazione umana di quell'amore. La grazia è più profonda della semplice gentilezza. La saggezza è un'esperienza divina. La giustizia verso tutti è una legge umana, sebbene ispirata divinamente. È una conseguenza dell'esperienza della saggezza. La verità va più in profondità della giustizia. Pur seguendo la legge, dovremmo sempre sforzarci di scorgerne le origini nella visione di Dio. Per questo Krishna, nella Bhagavad Gita, esorta il devoto a non accontentarsi dei soli precetti spirituali, ma ad andare oltre nella diretta, intima esperienza della verità. Nel capitolo 18 di quella grande scrittura, egli dice: ancora una volta, ascolta la mia parola suprema, ricevi il mio sommo consiglio. Tu mi sei prezioso, mio amato e prediletto. Ascolta, ti rivelerò quel che è bene per te. Donami il tuo cuore, adorami, servimi. Aggrappati a me con amore, fede e reverenza, così tu giungerai a me, te lo prometto solennemente, perché tu mi sei caro. E lascia andare quei riti e quelle regole scritte, vola solo a me, fa di me il tuo unico rifugio, io libererò la tua anima da ogni suo peccato. Rallegrati. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Good morning, everyone. Buongiorno a tutti. Happy Valentine's Day to everyone. I don't know how to say that in Italian. Happy Valentine's Day to you. Buon San Valentino a tutti. So, before we begin the service, I would like to read from Whispers from Eternity, first in italiano. Leggiamo prima da Sussurri dell'Eternità, prima in italiano e poi Uma leggerà in inglese. Inondami con il tuo amore onnipresente. O fonte dell'amore, inonda le pianure del nostro amore per la casa e la famiglia col tuo amore onnipresente. O maestosa sorgente di tutti i nostri fiumi del desiderio, insegnami a non separarci da te per andare a caccia tra le aride sabbie della soddisfazione dei sensi. L'amore è il diritto di nascita della nostra anima. Chiediamo ora che tutti i fiumi dei nostri desideri vengano deviati verso le valli dell'umiltà, dell'ardente sacrificio di sé e della considerazione per gli altri, finché, ingrossati dalle tue torrenziali benedizioni, non sfoceranno nell'oceano di ogni appagamento in te. Donaci la tua benedizione, così che i rivoli della nostra compassione
dell'affetto, dell'amore che non si perdono nelle sabbie del tetro egoismo. Fai che i solitari e sparuti ruscelletti del nostro amore, che pur provenendo da te scorrono ognuno per proprio conto, confluiscono infine nell'immensità del tuo amore perfetto. O fountain of love, flood the lowlands of our love for home and family with thine omnipresent love. O mighty source of all rivers of desire, teach us not to cut ourselves off from thee, hunting on dry sands of sense satisfaction. Love is our soul's birthright. We demand now that all the rivers of our cravings be redirected through the valleys of humility, eager self-sacrifice, and concern for others, until reinforced by thy torrential blessings, they merge in the ocean of all fulfillment in thee. Bless us that the rivulets of our sympathy, affection, and love do not lose themselves in the sands of dreary selfishness. Let the little lonely, separately moving streamlets of our love, which all come from thee, merge at last in the vastness of thy perfect love. Amen. You know, when I was thinking about the topic today and the actual day, thank you, being Valentine's Day, it occurred to me that every holiday, every day that is put aside as something to observe, typically in England, in America, I think in Italy too, they're always commemorating wars, or we have Labor Day, we have Memorial Day, which is about war. They're not, oh, pardon me. They're not no, excuse me, I'm so sorry. Excuse me. Thank you for your astonishing. Allora stavo riflettendo sul tema di oggi, anche sul fatto che è San Valentino. E quello che mi è venuto in mente è che un grande numero di if not all, se non tutti i giorni di festa, almeno in America e forse anche qui in Italia, hanno a che fare con o con la guerra o con i lavoratori o qualcosa di questo genere, o l'orgoglio nazionale, eccetera, eccetera. And here is a day where we observe love. E invece oggi è un giorno in cui diamo onore all'amore. I know that it has been commercialized and bastardized, we say in English, I don't know what you say, but corrupted into something different. E so che anche questo giorno è stato un po' commercializzato e forse corrotto in una cosa meno puro, diciamo. But the fact is, it is a day given to the observance of love. Ma il fatto è che è una giornata dedicata a osservare l'amore, which is pretty unique. Che è una cosa unica. Master Yogananda said, love is the binding force of the universe. Yogananda ha detto che l'amore è la forza che lega, tiene insieme l'universo. It is what creates connection, attraction, unity. È la cosa che crea la connessione, l'attrazione e l'unità. Cosmically, as we think of the worlds, the planets, the universe, and also microcosmically, right here between us.
In un senso cosmico, pensando dei mondi, galassie, universi, e anche in un modo più microcosmico, riguarda noi e i nostri rapporti. So, when Master is talking, Yogananda is talking about love, he says until we can love each other, it's practically impossible to love God. Parlando dell'amore, Yogananda ha detto, fino a quando impariamo di amarci uno all'altro, è quasi impossibile veramente amare Dio. And of course they go hand in hand. We don't wait for one to happen before we do the other. We practice them together. E queste cose vanno insieme, mano nella mano. Non è che aspettiamo a fare uno fin quando abbiamo completato l'altro. Lavoriamo su tutti e due insieme. And he also said that we desire love so much. We want to have love so much. E anche lui ha detto che desideriamo l'amore, vogliamo molto avere l'amore. Perché? When we love, we experience joy. Perché quando amiamo, sentiamo la gioia. And we feel that intoxicating, that's his word, that intoxicating joy, and of course want more of it. Che sentiamo questa gioia, e lui usava la parola intossicante, e perciò vogliamo averlo sempre di più. So it becomes a little more complicated because there are many forms of love, and it is quite often misunderstood what the masters and great sages mean when they talk of love. E la cosa diventa più complessa perché ci sono diverse forme di amore. È importante capire di cosa stanno parlando i maestri quando parlano dell'amore. And remember in the Bible, I can't remember the quote exactly, but we need, I think it's St. Paul, we need to have faith, hope, this is the English, faith, hope, and charity, and the greatest of these is charity. C'è una citazione nel Vangelo, non mi ricordo precisamente come va, forse viene da San Paolo, che dice dobbiamo avere la fiducia, la speranza e carità, e quello più grande è la carità. And in English, I don't know if it's true in other languages, in English, charity is thought of as being generous or giving to the poor, giving alms to the poor. In inglese la parola carità vuol dire di essere generoso e di dare ai poveri, per esempio. But in actual fact, and I'm sure this is why I don't think it's true in Italiano, in Latin, which is what charity comes from, the word is caritas, and that means unconditional love. Does it mean that in Italiano? Very different. Questa parola viene di origine dal latino caritas, che vuol dire amore incondizionato. Which is divine love. It's translated as divine love, unconditional love, compassionate love for everyone, for all. Cioè amore divino, amore incondizionato, amore per tutti. Master Yogananda said, when we are giving to others, especially love, we receive so much in return. But that's not why we love. Il maestro ha detto che quando diamo agli altri e specialmente quando diamo l'amore, riceviamo molto che viene a noi, però questo non è il motivo per quale amiamo. I'm going to try to keep my sentences short because I don't want to stress you. I'm reminded, just you can say what I'm saying. Ha detto che cerca di fare i frasi un po' più breve per la povera traduttrice. Per carità.
I'm reminded of there is a famous Baptist preacher in the 1800s in England called Charles Spurgeon. C'era un pastore della Chiesa Battista in Inghilterra negli anni 800 che si chiamava Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. And he and he said, when you're talking of God, you should be beaming with joy. When you're talking about anything else, you can have the face you usually have. So we have to give you a beam. Ha detto, quando parli di Dio, dovresti essere radioso di gioia. Quando parli delle altre cose, puoi avere il viso normale. So we have to beam. Quindi noi dobbiamo essere radiosi. So, types of love. Why love becomes so important? Il motivo per quale amore diventa così importante It is the foundation of well-being. It is the foundation of physical you don't have to say the first part. It is the foundation of physical well-being, emotional well-being, spiritual well-being. E perché amore è la fondamenta del benessere sia fisica, mentale, emotivo o spirituale. And again, the result is joy. E di nuovo il risultato è la gioia. Which is a healing, both of these qualities, joy, love, are healing qualities, healing on every level. E queste qualità di amore e di gioia sono delle qualità di guarigione che ci guariscono su ogni livello. When we talk about giving love to others, when the masters talk about giving love to others, quando noi parliamo oppure quando i maestri parlano di dare amore agli altri, it becomes very, very subjective. Diventa una cosa molto soggettiva. Because our love is not yet unconditional. It is conditioned. Perché typically. Il nostro amore di solito non è ancora incondizionato, ma invece non ancora, ma invece ha delle condizioni. And so we have to be very conscious of how the masters talk to us about loving others. Quindi noi dobbiamo essere molto consapevoli su il modo in cui i maestri parlano di amare gli altri. For instance, Christ said, it's easy to love those that love you. Where's the virtue in that? It's dismissive. Per esempio, Gesù ha detto, è facile amare quelli che ti amano, dove c'è il virtù in questa cosa. True. È vero? Very true. Secondo voi è vero? Love your enemies. Now there's a challenge. Ama i tuoi nemici. Questa è una bella sfida. Love your enemies. Ama i tuoi nemici. Because when you think about people you know, you think about countries, religions, peoples on the planet who, let's say, cause problems for others. Perché quando parliamo delle persone oppure le nazioni, le religioni, i gruppi di persone nel mondo che creano problemi e difficoltà per gli altri. Do you think that God loves them any less than he loves everyone else? Secondo voi Dio ama queste persone meno rispetto a quanto ama tutti gli altri? It's not possible. Non è possibile. In fact, God probably loves them more. Infatti è probabile che Dio li ama di più. Because they need him more. Perché loro ne hanno più bisogno. All the great masters
have events in their life that where they don't only talk about this, they live it in a certain situation or state. Nelle vite di tutti i maestri si vedono i momenti in cui non solo parlano di questa cosa di amore, ma lo dimostrano nelle loro azioni, in quello che fanno. For instance, when Christ goes to Matthew, the tax collector's home in the Bible. Per esempio, quando Gesù è andato a trovare Matteo che raccoglieva le tasse nella sua casa. And for a Jew, a practicing Jew of the time, this was what is the word? You're going against the law of your religion, and it's going to make you impure if you go into the home of somebody who is impure, like a tax collector. E in quell'epoca, per un ebreo osservante, entrare nella casa di una persona tale era contro la legge e creava uno stato di impurezza. And so the other disciples say, if you do that, you'll lose followers. People won't want to come with you because you've been into his home. E gli altri seguaci di Gesù gli hanno detto, ma se tu entri in questa casa perderai i seguaci, gli altri non vorranno stare più con te. This is what the law says, the Judaic law. Questo è secondo la legge di giudaismo. And Jesus' response was, the heart of the law is mercy. E la risposta di Gesù era, il cuore della legge è misericordia. When we just go by the rules, it's hard to love. Se semplicemente seguiamo le regole, è difficile amare. We have to love unconditionally, without condition, or learn to love. Dobbiamo imparare a amare in un modo incondizionato, cioè senza condizioni. And of course, when a master says something like that to you, most probably, okay, we're going to go with you. But probably a lot, I don't know about this, it's too difficult. E quando un maestro dice una cosa di questo genere, forse l'impulso sarebbe di dire va bene, io ti seguo, però ci sarebbero altri che si tirano ancora indietro. It doesn't change the fact that this is the truth. Ma questo non cambia il fatto che è la verità. We have to learn to love unconditionally. Noi dobbiamo imparare di amare in un modo incondizionato. Think of the temptation when something happens that, in English we say, rubs you the wrong way. It could be a small thing, it could be a big thing. Somebody makes a mistake, there's a misunderstanding. Pensa per esempio di un momento in cui c'è qualcuno o qualcosa che ti crea irritazione, che va contro di quello che vuoi tu. It's very easy to say it's the other person. They have to apologize to me. La tentazione è di puntare il dito all'altra persona. È facile dire è colpa sua, lui o lei ha fatto qualcosa contro di me. And inside, we demand it. We might not say it, but inside, they have to, it's their fault. E dentro di noi, anche se non lo esprimiamo, c'è il senso di pretendere mentalmente questa persona dovrebbe chiedere scusa. But unconditional love says the opposite. Ma l'amore incondizionato dice l'opposto. Imagine the world if we were all trying to do this. Immagina come sarebbe il mondo se tutti noi cercavamo di fare questo. It would feel and look very different. Avrebbe un aspetto completamente diverso. So
It's got to begin with each individual. Questo deve iniziare con ogni individuo. Even in a Sunday service like this, I've had the thought not now, but in the past, I hope so-and-so's here because they really need to hear this. Nel mio passato, quando ho frequentato diversi satsang domenicali, ogni tanto mi è venuto in mente il pensiero, ma io spero che questa persona ascolta questo perché lui veramente ne ha bisogno. But it's never about anyone else. It's always about us. We have to hear the teachings. Each one of us. It is a responsibility every soul has. Sorry. Ma per ognuno di noi è una responsabilità, non è che qualcun altro deve sentire qualcosa, ma noi dobbiamo sentire queste verità e tocca a noi di cambiare. All of the teachings of the ages, the great spiritual teachings of the ages, Tutti gli insegnamenti grandi spirituali di ogni età are in agreement about the power, the need to learn to love without conditions. sono d'accordo riguardo il potere e l'esigenza, il bisogno di imparare ad amare senza condizione. And for some reason, this topic brought up for me the story in the Mahabharata, a story in the Mahabharata. E per qualche motivo, riflettendo su questo tema, mi è venuto in mente una storia dal Mahabharata. And it's about the character Karna. E si tratta del personaggio che si chiama Karna. And it's a complicated story with a lot of background, which I don't want to get into too much. But È una storia abbastanza complessa e non posso raccontare tutto. But Karna's story is probably one of the more tragic and sympathetic of all the characters in the Mahabharata. Ma da tutti i personaggi nella Mahabharata, la storia di Karna forse è quella più tragica e che ci stimola le nostre simpatie. Karna is, well, first of all, there are two warring armies, the Pandavas and the Kauravas. Kauravas are bad, Pandavas are good. Nella storia ci sono due eserciti che fanno la guerra, i Pandava che sono i buoni e i Kaurava che sono i cattivi. And they're all related. E sono tutti parenti. And they're all royal. E sono tutti regali. And they all represent our divine qualities and our not so divine qualities. E ognuno rappresenta una nostra qualità o divina oppure non divina. The thing with the Pandavas, there are 5 brothers. E tra i Pandava sono 5 fratelli. Pancha means 5. La parola pancha vuol dire 5. And they are the forces of good. E questi sono i guerrieri del buono, del bene. They all have the same mother. Hanno tutti la stessa madre. And they all have a different god as a father. E ognuno ha un padre che è una divinità diverso. Karna is the firstborn Pandava, separate from the other 5. E Karna è il primogenito dei Pandava, ma lui è separato dagli altri. He doesn't know is a Pandava, and neither do they know about him. Lui non sa di essere una Pandava e anche gli altri fratelli non sanno che lui è un Pandava. And the important thing is that he's the eldest brother. He's born first. E la cosa importante è che lui è il fratello più grande. So he's, in that culture, the firstborn son is it. E in quella cultura indiana il primo figlio è sempre molto importante. Karna's great gift is that he
is very, very giving. If someone asks him for something, he gives it to them. E il dono più grande di Karna è che lui è molto generoso e se qualsiasi persona gli chiede qualcosa, lui gli dà. He's very, very generous of heart. Ha un cuore molto generoso, But it's to a fault. ma fin troppo. It becomes the greatest obstacle in his life. Diventa alla fine il suo più grande ostacolo, Because he ends up being on the side of the bad guys. perché alla fine lui si unisce con quelli cattivi, Because the bad guys help him, because they see what a great warrior he is. perché quelli Kaurava vedono quanto è grande Karna e li aiutano. And he goes through this whole series of events where he's trying to find his way. He's raised by very poor people. E lui ha una sequenza di esperienze in cui cerca di trovare la sua direzione della vita. Va cresciuto da una famiglia molto povera. So when the battle, which is the core of the Bhagavad Gita, which is in the Mahabharata, when the battle begins, E quando inizia la battaglia, e questo è il punto centrale della Bhagavad Gita, che è una parte della Mahabharata. Karna is known as the greatest warrior. Everybody recognizes that he is the greatest fighter. Tutti riconoscono che Karna è il guerriero più bravo And that nobody can beat him. e nessuno può sconfiggerlo. He is given a boon by a god, I think it's his father, that he has armor that is attached to him. It's a part of him. E lui ha ricevuto come dono da una divinità, forse suo proprio padre, di avere armatura d'oro che è attaccato a lui, cioè fa parte di lui. And so he's invincible because of this. E perciò nessuno può sconfiggerlo. Oh, we could go into all the ramifications of what that means for us. The presence of God, the boon of God makes us invincible, but that's not the point here. E si può anche applicare questo a noi stessi dicendo che è la presenza di Dio che è la nostra armatura, ma questo non è il punto principale. But the point is that because they know that the Pandavas have to win the war, the good guys, inside here, our war has to be won in the end by the forces of good of God. Il punto è questo, che si sa dall'inizio che i Pandava devono vincere perché sono i buoni, come le nostre qualità positive alla fine devono anche vincere. Krishna says nobody is going to beat Karna if they come face to face with him. We need to do something. E Krishna dice se qualsiasi persona si mette in conflitto diretto con Karna non può vincere, quindi dobbiamo fare qualcosa. So Indra goes to Karna disguised as a beggar and says, I want you to give me something. Quindi Indra, un divinità, viene trasvesto, viene davanti a Karna e dice io ti chiedo di donarmi qualcosa. Because they know whatever they ask him to give, he'll give. Perché sa che qualsiasi cosa che chiede, Karna deve per forza donare. And he asks for his armor. E gli chiede per la sua armatura. And he takes it off and gives it to the beggar. E lui lo toglie di se stesso e dona a questa mendicante. And because of this gift, E grazie a questo dono, the battle is won by the Pandavas, the good guys. la battaglia è vinta dai Pandava, i buoni. They don't know, Arjuna is the one that kills Karna for those interested, but they don't know that he's their brother.
E alla fine Arjuna uccide Karna, però loro non sanno che lui è il fratello. And when they find out, Krishna tells them what happened. E dopo Krishna li racconta quello che è successo. The Pandavas, the 5 brothers, are furious with Krishna and their mother for never telling them this. E a quel punto i Pandava diventano molto arrabbiati a Krishna e anche alla madre perché non gli hanno mai detto di questa cosa. But when Krishna explains the whole thing, meaning Karna's past life, why he needed to go through this, etc., etc. E poi Krishna spiega a loro tutta la storia, le vite passate di Karna, il motivo per quale doveva vivere questa esperienza. Then they understand and they forgive their mother and love Krishna again. Allora loro capiscono e perdonano la madre e amano ancora anche Krishna. Now, why am I talking about a warrior Allora, when we're talking about love? Allora, perché racconto questa storia di un guerriero quando stiamo parlando di amore? Because Karna's story is the story of us trying to become divine. Perché la storia di Karna è la nostra storia nei nostri sforzi di diventare divini. That we do what we do because of personal need or desire, but in the end we have to do it for others and finally for God. All'inizio facciamo delle cose nate dai nostri desideri e preferenze, ma alla fine, piano piano, dobbiamo fare le cose per gli altri e alla fine solo per Dio. And that's why when you read the story of Karna, it is so moving, incredibly moving. It's our story. It's my story. It's your story. Perciò quando leggiamo la storia di Karna è molto commovente per noi perché è la nostra storia, è la mia storia, è la vostra storia. It takes intense inner work to love, to be compassionate, to be empathetic, to be loving to everyone, regardless of what they're doing or how they behave or what we think of them. Ci vuole uno sforzo e un lavoro molto forte interiore per sviluppare la capacità di amare tutti, di accettare tutti, non importa quello che loro fanno a noi. And it's not simple. It's very profound and complicated. Non è una cosa semplice, è molto profondo e complesso. But every day of our lives, every moment of every day is our opportunity in every interaction to learn to do this. Ma ogni momento di ogni giorno della nostra vita, ogni interazione è un'opportunità di imparare questo. In the Whispers from Eternity we read, Master said, divine love, is our birthright. Nel brano da Sussurri dell'Eternità che abbiamo letto, il Maestro dice che questo amore divino è il nostro diritto di nascita. But we can't again, we don't wait for God to come to us. We try to channel God back into the world, our world. I didn't hear the last word, sorry. Our world. Ma il punto è che non dobbiamo aspettare di ricevere questo da Dio, dobbiamo offrire l'amore di Dio al mondo, al nostro mondo. So loving each other is learning to love God. Quindi imparare ad amare gli altri è imparare ad amare Dio. Try to put love into your interactions, into your spiritual practices, into everything you do. Cerca di infondere l'amore in tutte le tue interazioni, nelle tue pratiche spirituali, in tutto ciò che fai. That
when you feel a little aversion to someone or something, that's where we need to be loving. E quando sentiamo qualche avversione contro una persona o contro una cosa, è lì che serve anche più amore. I remember Swamiji many years ago, he would pick a divine quality for us to practice in a particular year, usually around Master's birthday. Mi ricordo anni fa che Swami Kriyananda usava fare una cosa ogni anno, all'inizio dell'anno. Lui sceglieva una particolare qualità spirituale e ci ha incoraggiato di praticarla per l'anno. I remember when he had us all practicing loving heroically. E una volta lui ha incoraggiato di amare in un modo eroico. So let's love heroically in this coming year and practice our peace and harmony. Peace and harmony, another part of divine love. E quindi vi invito di praticare, di amare eroicamente in quest'anno e anche di praticare la preghiera di pace e armonia, che vuol dire anche amore divino. And it's for the world and for ourselves. E facciamo questo per il mondo e anche per noi stessi. So again, love is the binding force of the universe. Di nuovo, amore è la forza che unisce l'universo. When we give love, it unites. When we withhold love, it divides. Quando diamo amore, unisce, e quando non diamo amore, separa. And it isn't just about two people or a little family or even a country. It's about universal love. E non stiamo parlando di una cosa tra due persone o dentro una famiglia o anche solo una nazione. È una cosa universale. And you know, Christ said at the very end of his time on earth, alla fine del suo tempo sulla terra, Gesù ha detto, his last instruction to his disciples was, love one another as I have loved. That's okay. Love one another as I have loved you. L'ultima cosa che ha detto ai suoi discepoli era: amatevi uno all'altro così come io vi ho amato. This is how people will know that you are my disciples. E così la gente saprà che siete i miei discepoli. Not how the great work you do, not, moving the earth, loving one another as I have loved you. Non importa le opere che fate, non importa cambiare il mondo, semplicemente amatevi uno all'altro come io vi ho amato. Because that's the greatest work we have to do. Perché questa è l'opera più grande che dobbiamo fare. God bless you. Che Dio vi benedica.